Benvenuti e ben ritrovati su Bluespin Art. Vi presento la new entry, la nuovissima realizzazione che ha arredato il mio living e in particolare la separazione che ho con la cucina. Qui vedete il mio murales e qui questa bellissima new entry. La realizzazione è stata veloce, c'è pochissimo materiale impiegato e quindi voglio presentarvela con le prossime slide. Buono spin, ditemi se vi è piaciuto e se avete qualche domanda lasciatemi nei commenti. Ciao da Fulvia! Bene, cosa dire ancora? Intanto che tutto il progetto ha portato via per il montaggio un'oretta di tempo, quindi è sicuramente veloce. Poi la parte più impegnativa, in cui dovete avere sicuramente più pazienza, è quella che prevede il bilanciamento delle funi in modo tale che si mantenga eretto il perticato. Io ho preso in considerazione 50 centimetri dal soffitto verso il basso, quindi le mie funi hanno un lato almeno di 50 centimetri. Poi ovviamente in base a quanto voi decidete di farla più alta o più bassa, valutate il vostro lato di sostegno. Per aiutarvi prendete delle misure direttamente sulla fune. Io ho fatto un'attacca esattamente nel mezzo dei miei 50 centimetri, in pratica questo qua è 1 metro, ho 50 centimetri sul lato, 50 sull'altro, io mi sono fatta un'attacca proprio sul vertice in modo tale da sapere dove appendere esattamente le funi. Il mio perticato, ve l'ho scritto, è lungo 180 appunto è lungo 180 per 40 centimetri, è una misura media, lo si trova comunemente nel reparto dei giardini, trovate tantissime forme anche con rombi più stretti e con legni di vari gusti e colori. E poi un'altra cosa che voglio aggiungervi è appunto eseguire questi nodini direttamente sul perticato. Io non sono impazzita, non ho voluto fare dei nodi particolari, semplicemente ho girato 3 volte la fune e ho poi passato il cappio direttamente sotto ai 3 giri, quindi il peso ha praticamente trovato il suo bilanciamento e si è bloccato. Ecco, adesso io ho posizionato questi 3 potus, sono piccolini, ovviamente l'impatto non è così d'arredo come me l'ero prefissato, sto aspettando che crescano, sicuramente diventeranno molto più coreografici. Ora vi lascio lo schemino anche dell'alternativa che potete utilizzare per risolvere il problema del bilanciamento, quindi aggiungere anche dei gancetti rotondi, degli anelli che vi possono aiutare e anche lo schemino del nodino che ho utilizzato. Bellissimo, veramente molto carino. Ecco, qui ho fatto velocemente un disegno che riassume le misure che ho utilizzato. Intanto i 50 centimetri dal soffitto, più o meno, e quindi la corda che ho diviso in
4 segmenti. Ho fatto con un pennarellino delle tacche direttamente sulla fune e mi sono segnata questi 50 50 50 in modo tale da orientativamente suddividere in 4 la mia fune. Quindi ho utilizzato 2 metri per un lato e 2 metri per l'altro. Qua sulla parte centrale ho posizionato il mio vertice, qui ho fatto i nodini sul mio perticato e i 50 centimetri esterni li ho tenuti buoni per manovrare la fune in modo che potessi realizzare un nodo che poi potete scegliere a voi. Ecco, vi ho scritto, ricordato i miei 180 x 40 alla misura del mio perticato, e qui vedete anche l'alternativa che potete utilizzare per l'aggancio al soffitto. Qui io ho disegnato proprio 2 anelli, classici anelli che potete trovare anche per le tende. Vedete, io ne avevo preparati un paio perché pensavo inizialmente di montarla in questo modo, poi ho preferito lasciarlo più wild. Questi sono i classici anelli utilizzati per i bastoni delle tende. Ovviamente potete anche prendere quelli neri, tipo questi, o anche altri colori, insomma, ovviamente a vostra scelta. Fissata la fune, io qui per il momento, per farvi vedere, ho uno spago. È uno spago anche questo molto resistente, quindi se per gusto preferite utilizzare qualcosa di più delicato e non una fune così spessa a diametro 8 come l'ho utilizzata io, a seconda appunto di quanto peso volete mettere sul perticato, potete anche orientarvi per uno spago di dimensioni diverse. Ecco qua, vedete come ho diviso. In pratica facciamo così, fatto 2 cordine di 1 metro da una parte, 1 metro dall'altra, sono 2 metri, in modo tale che a 50 centimetri io mi fermo e aggancio il mio perticato sui 50 centimetri. In questo modo, tenendo la fune bloccata direttamente negli anelli, vi è più pratico trovare il bilanciamento sui ganci al soffitto, perché se ovviamente lasciate la corda libera avrete il gioco e quindi dovrete, diciamo così, avere un po' più di pazienza per trovare l'equilibrio del perticato. Ecco, io direi di avervi detto tutto, vi lascio giusto alle ultime immagini a riassunto e ci troviamo alla prossima creazione. Buona giornata, alla prossima, ciao da Fulvia.